Perché? È questa la domanda che mi ronzava in testa mentre vedevo questo nuovo Matrix Resurrection. Ve lo dirò subito, il nuovo film di Lana Wachowski non mi è piaciuto. Come potrebbe piacere una cosa del genere? Inizialmente questa recensione non volevo nemmeno farla. Mi guardavo il film e pensavo, inutile. Does it look like I give a shit? A parte una cosina che si vede all'inizio, ma a parte quello era proprio un film che non aveva alcun senso d'esistere. Poi però è successa una cosa specifica. Come l'ho vista, addosso mi è montata una rabbia allucinante. Non pensavo che mi sarei arrabbiato così guardando questo nuovo Matrix. In questa prima parte, no spoiler, non posso dirvi cosa sarà questa cosa che mi ha fatto uscire di testa. Procediamo quindi ad analizzare il film in maniera un po' più generica. Questo nuovo Matrix Resurrection può essere diviso in due parti. La prima parte racchiude probabilmente il perché questo film esista. Nei primi 50-60 minuti questo Matrix Resurrection è un film fortemente metacinematografico. Tutto quello che vediamo non è nient'altro il film che parla di se stesso. Il film ti dice perché esiste, quello che stai per andare a vedere e ti spiega il pensiero di Lana Wachowski attraverso Neo, che è un po' l'alter ego appunto della Wachowski. Di fatto Lana Wachowski si dice consapevole dell'impossibilità di girare un sequel della trilogia di Matrix e dell'impossibilità che questo sequel possa essere a livello degli altri. Fin dall'inizio questo film cerca di discostarsi il più possibile da quella che era la precedente trilogia, anche solo da un punto di vista puramente estetico. I primi tre Matrix avevano una fotografia ben distintiva, desaturata, sempre tendenti a toni verso il verde. In questo nuovo Matrix Resurrection lascia il posto a una fotografia più accesa, più limpida, ci sono più colori. Anche solo dalla prima scena sai che non sei più nei primi tre Matrix. Va benissimo, la trilogia di Matrix ha avuto il suo tempo, ha lasciato quello che ha lasciato al cinema, è impossibile ripeterla dopo quasi 20 anni. A parte questo parlare di se stesso, questa meta cinematografia della prima parte, la Wachowski ha cercato di esprimere un suo concetto molto personale che riguarda il suo percorso artistico. Lana Wachowski, unica regista del film, non c'è anche la sorella, sa che loro vengono riconosciute soltanto come le creatrici di Matrix e non riescono a fare di fatto nient'altro. Se sfornano un film che può essere anche valido come Cloud Atlas, viene bocciato dalla critica. Quando provano a fare un'altra cosa come Sense8, la serie viene cancellata. Non riescono a fare nient'altro. Le Wachowski vengono identificate soltanto con Matrix. La produzione alle Wachowski chiede altro Matrix. Il problema è che altro Matrix non si può fare e Lana Wachowski te lo dice. Questo però è un concetto che non puoi prolungare per un intero film. Dopo mezz'ora il film aveva già esaurito tutto quello che aveva da dire e i restanti minuti sono una cozzaglia di roba anche senza senso fatta soltanto per tirare avanti il minutaggio. La cosa più grave è che prima, attraverso questa metacinematografia, critica un determinato tipo di prodotto, i reboot, i sequel, i remake, critica anche la Warner e in un certo senso il sistema produttivo. Successivamente diventa esattamente il prodotto che precedentemente aveva screditato. A quel punto tutte quelle critiche ai remake, ai reboot, allo stesso film non diventano più una presa in giro verso il sistema produttivo di Hollywood e verso la situazione artistica in cui si ritrova la Wachowski, ma diventano una presa in giro allo spettatore. Cioè praticamente allo spettatore viene detto: guarda, questo film non c'ha senso di esistere, fa schifo, però io te lo dico pure, ma ormai è troppo tardi perché il biglietto l'hai pagato. Questo dice il film allo spettatore. E come può una cosa del genere andare bene? Non può piacere, ma come già detto la prima parte del film c'è anche un suo senso. Il problema è nella seconda parte. Non posso dire da quando comincia questa seconda parte per non fare spoiler. Adesso tra poco ne parliamo in modo più approfondito. Questa critica della Wachowski viene meno e lascia spazio alla trama del film. Il problema è che la trama del film fa schifo. Gli stessi personaggi del film sono delle caricature di quelli che erano i veri personaggi del passato. Neo, ma lo stesso Keanu Reeves sembra spento, stanco, non sa manco perché si trova lì. Fuck, kill me, please. Uguale per il personaggio di Morpheus, un personaggio che è veramente macchiettistico. È la caricatura del Morpheus che conoscevamo prima. La stessa cosa si può dire per l'agente Smith,
per Trinity, per tutti i personaggi vecchi. Ma il problema non è soltanto di scrittura di personaggi, è anche un problema tecnico. È diretto male questo film. Le scene d'azione sono confusionarie, a volte non si capisce nemmeno che sta succedendo, non sembrano dirette dalla stessa persona che ha diretto la prima trilogia. Poi il tutto è imbottito di fanservice. Le scene dove questo fanservice diventa più evidente sono peggiori delle scene nella trilogia. Sono scene peggiori. Se te prendi quella scena, che è praticamente identica, e la confronti con quella del passato è meglio. Un altro difetto del film è che si vede chiaramente che dopo la prima parte, dove effettivamente c'era qualcosa che la Wachowski voleva dire, poi non sapeva più che fare. È tutto lasciato lì. Non è tutto molto definito. Nei primi 3 Matrix te sapevi il contesto in cui si svolgeva la storia. Avevi un quadro chiaro e preciso della situazione. Qui invece, visto che il quadro chiaro e preciso non ce l'aveva nemmeno la Wachowski, è tutto lasciato un po'... Si vede che non c'era un'idea. Le idee finiscono dopo i primi 40-50 minuti. Fosse stato solo un film senza idee, non avrei fatto questo video. Ma come detto, c'è quel momento che è veramente un insulto ai film precedenti. Capisco che questo film sia patetico e voglia essere patetico, però è troppo. È troppo, perché vai anche a insultare il tuo lavoro precedente. Per concludere questa parte no spoiler, io capisco l'intento artistico e le intenzioni della Wachowski. Voleva essere una dimostrazione ancora più accentuata che Matrix è finito, che non puoi dire altro. Era questo il modo migliore di dirlo? Fare un film pessimo, noioso, brutto? A un certo punto ti fa anche arrabbiare se sei affezionato alla prima trilogia. Uno spreco di tempo e soldi per chi andrà a vederlo al cinema. Quando si analizza questo film bisogna imparare a dividere le intenzioni artistiche da quello che è poi la pellicola. Quindi, per parlarne brevemente più nello specifico, gli spoiler cominciano tra 3, 2, 1. Sulla prima parte del film non ho molto altro da dire. A parte queste intenzioni metacinematografiche, c'è questa becera trama che comincia a svilupparsi con la modale di Neo, pure lì è tutto molto confuso. C'è Morpheus, ma è un Morpheus scritto da Neo all'interno di una modale per sviluppare i personaggi del suo gioco. Tutto molto confusionario, però i problemi cominciano ad esserci da un punto di vista narrativo quando Neo esce da Matrix. Ci viene mostrata la nuova situazione di questo mondo, quindi non esiste più Zion, c'è un'altra città che vive una sorta di armonia con alcune macchine, cioè ci sono delle macchine che provano dei sentimenti, alcune sembrano quasi degli animali da compagnia, hanno le fusa, si fanno accarezzare, ma questo non è più Matrix e non vuole esserlo, ok, ma è troppo, cioè sembra un cartone animato, sembra Star Wars, sembra la Marvel. E se sembri la Marvel non è un complimento, la Marvel fa schifo. Ti viene spiegato che le macchine hanno fatto risorgere Neo. Si sono accorte che Neo poteva essere una batteria molto forte per le macchine. Però hanno dovuto far risorgere anche Trinity perché Neo da solo non funzionava. Quindi hanno fatto risorgere pure Trinity, ma dovevano essere a una certa distanza. Ma pure lì, che vuol dire hanno fatto risorgere? Le macchine potevano far risorgere le persone? Pretesto di trama pessimo. Non avete idea di quanto ci è costato. Questa è la spiegazione che danno a come l'hanno fatto risorgere. Ma che vuol dire? Ma voi siete macchine? Che vuol dire non avete idea di quanto ci è costato? Come ho detto prima, viene tutto lasciato lì e non ti viene spiegato niente. L'hanno fatte risorgere. Sì, come? Ah, ma lascia perdere. Life makes no sense. A questo punto il film diventa una missione di salvataggio di Neo nei confronti di Trinity. C'è sta missione trampalata. Prima arriva la città delle macchine, era un'impresa, era tutto super mega controllato, da cui fanno un po' come gli pare. Terribile, ma oltre ad essere terribile è tutto senza senso e spiegato male. Sembra quasi che una spiegazione la devo trovare io. Vanno a prendere Trinity, c'è lo scontro finale con l'architetto che riescono a sconfiggere anche grazie all'aiuto di Smith. Di Smith non ho parlato per niente, a parte che non c'ha proprio la stessa forza che aveva il personaggio nei primi 3, anche a causa del cambio d'attore. Non che il nuovo attore sia pessimo, ma non puoi arrivare ai livelli dello Smith originale, impossibile. Dopo aver preso Trinity c'è questo scontro finale con l'architetto, poi pure il modo in cui Trinity si ricorda di quello che è, della sua storia con Neo, di tutto quello che hanno passato, tutto molto repentino e scontato, banale. Trinity si ricorda, sconfiggono l'architetto, c'è l'inseguimento finale. A questo punto succede la cosa che mi ha mandato fuori di testa. Neo non sa più volare, non ha più i suoi poteri, hanno depotenziato Neo, non è più l'eletto. Quindi c'è questa scena dove sono in cima a un palazzo, saltano, Neo non sa più volare, ma a un certo punto restano sospesi e è Trinity che vola e regge Neo. A quel punto la gente in sala ha visto Neo sospeso, Trinity che lo reggeva e Trinity che volava. Io ho visto Lana Wachowski che ha preso Neo, ha preso
Trinity. Si è abbracciata a Matrix, se ne è messi tutti vicini, tutti stretti, ha guardato in alto, ha sputato e ha aspettato di sputarsi addosso a tutto quello che aveva fatto. Oh yeah, real mature. Praticamente fanno passare Trinity per un'altra eletta, come se non esistesse più l'eletto, ma è l'amore. L'amore avvolgerà i sogni e la realtà. È sempre l'amore che è più forte di tutto, la forza dell'amore che sconfigge il nuovo Matrix. Anche quando Trinity e Neo si toccano la mano c'è quell'esplosione di forza, perché è l'amore. Perfetta armonia. La forza dell'amore è più forte della forza del 13. Perché mi ha mandato in bestia sta roba? A questo punto non sembrava più un film senza idee, sembrava un film scritto dai fan che non avevano apprezzato il secondo e il terzo Matrix. A tanti non sono piaciuti e sono state mosse tante critiche, tra le altre cose, all'epilogo di Trinity. Ma come Trinity, un personaggio così importante, la compagna di Neo, e poi fondamentalmente gli fa da tassista verso la città delle macchine e muore. Non è così. Trinity, prima di tutto, non è un personaggio che aveva bisogno di essere potenziato in questo film. Non è la classica donzella in pericolo, nella trilogia non era quello Trinity. Era già un personaggio molto cazzuto, molto forte, che andava contro gli stereotipi di personaggio femminile dell'epoca, che aiuta Neo e lo salva in varie circostanze. Rappresenta il fattore scatenante dell'irrazionalità umana. Ritrattandomi il personaggio di Trinity e facendomela diventare di fatto un'altra eletta, riducendo tutta la filosofia dei primi tre Matrix all'amore tra Neo e Trinity, distruggi tutta la profondità che avevi creato in precedenza. Questo è Matrix Resurrection. Di fatto è una dichiarazione della Wachowski più una cozzaglia di becera trama che si riduce ad un film terribile che cerca di massacrare la precedente ed immortale trilogia. Concludo arrivando ad una certezza di essere all'inizio dell'anno e di aver sicuramente già visto una delle peggiori pellicole dell'intero 2022.